Buongiorno ragazze, ben ritrovate sul mio canale. Oggi, come promesso, facciamo un tutorial e realizziamo insieme degli orecchini. Ma in quale tecnica? 1, 2, 3, go! Gli orecchini che andremo a realizzare oggi sono, passatemi il termine, in metal art. Adesso vi mostro i prototipi. Allora, questi sono i miei, io l'ho già indessati e la tecnica possiamo chiamarla metal art, nel senso che utilizzo del metallo, delle lamine, in questo caso in verità dei nastri, per realizzare questi orecchini. Questo è il primo. Nel video di oggi andremo insieme a realizzare questi due. Sono due modelli leggermente diversi. Vedete, ho sfruttato però delle lamine giocando un po' con i colori. Spero veramente che si vedano. Ho utilizzato del filo wire, poi più avanti nel video vi dico tutti i materiali che ho utilizzato. Mi sono divertita veramente a giocare con i colori. Vedete che ho realizzato anche con la Big Shot degli orecchini, ma li vedremo in un altro video. Ho pensato invece di fare il tutorial di questi perché non tutte avete la Big Shot e per questi orecchini non c'è bisogno della Big Shot, ma avremo bisogno di altri strumenti. Il video è in collaborazione con la BB Craft che mi ha fornito parte dei materiali, nello specifico le lamine e questi nastri che sono andata ad utilizzare. Nello specifico andrò ad utilizzare le lamine ed i nastri che mi ha fornito la BB Craft. Poi dopo vi mostro tutti quanti i codici dei prodotti, ma per realizzare questi orecchini ovviamente avremo bisogno anche di alcuni strumentini che servono necessariamente. Scusate, chiedo scusa a tutti per i rumori, ma ci sono 40 gradi, io sono con le finestre spalancate ed il ventilatore puntato addosso. Era l'unico modo per non accendere l'aria condizionata. Per tagliare le nostre lamine vi servirà una forbice di questo tipo. Questa l'ho presa dalla cassetta di mio marito e quella per gli elettricisti per tagliare i cavi, quindi vedete è fatta in questo modo. Poi ci servirà un attrezzino come questo preso sempre dalla BB Craft ma in una vecchia collaborazione. Se trovo il link poi ve lo metto qui in basso. E questa è una pinza, vedete, c'ha un punzone e serve proprio per forare le patine. Oggi proprio con le patine sono fissata con le lamine, quindi vi servirà 1 e 2, sono necessari. Dopodiché ci serviranno normalmente delle pinze, quindi questa che servirà per schiacciare e raddrizzare un pochino le lamine, poi vedrete. Ci servirà poi le normali pinze che utilizziamo, tronchesina, pinza piatta, pinza a punte coniche per tutta quanta la nostra minuteria. Quindi questi sono gli attrezzi. Poi sarà necessaria anche una lima, potrete utilizzare questa da nail art se avete naturalmente tutti i kit di lime di questa tipologia. Insomma, ben venga. Queste le trovate anche dai cinesi, ma le trovate probabilmente anche alla BB Craft, però insomma sono cose reperibili. Allora, quindi questo è ciò che vi serve di extra. Poi vi serviranno naturalmente, voi vedete, minuterie di colori diverse, quindi chiodini e anellini rosa e chiodini e anellini in oro giallo, oro rosa e oro giallo. Io li prendo tutti in acciaio, sapete già il mio fornitore chi è un negozio fisico della mia zona. Dopodiché ci servirà la colla perché io la mia lamina, quella più sottile, vedete che è sovrapposta, la vado ad incollare perché questa lamina, questa nello specifico, ok, è sottile e quindi temevo che facendo degli elementi come ho fatto in questo caso,
come ho fatto in questo caso, però tagliati a vivo, potesse tagliare. In questo caso non è tagliente perché vedete il retro è ripiegato perché le ho fustellate con la Big Shot, ma tagliandola come invece vedete qui, perché io ne ho preso un pezzo e l'ho colorata con i colori ad alcol, in questo caso tagliata a vivo è tagliente. Mettermi sul volto degli orecchini col rischio di tagliarmi sicuramente va limata e va trattata, ma io sinceramente temevo di far fare a voi che siete a casa qualche cosa di pericoloso, e quindi io ho deciso, guardate che bei colori, ho deciso invece di tagliare dei pezzettini e di andarli proprio ad incollare su un nastro più spesso, che è questo, che è di 1 mm, in modo tale che una volta limato non correte assolutamente nessun pericolo. Dobbiamo fare i biciulli, dobbiamo fare in sicurezza e fatti per il meglio, almeno per quello che è nelle nostre possibilità. Allora, dicevo, quindi per lavorare in sicurezza ho deciso di utilizzare le lamine, quella più sottile incollata su quella più spessa. La lamina, naturalmente, quella sottile, vedete, mi raccomando, se potete utilizzate dei guanti. Io sono sincera, utilizzo i guanti perché veramente ho paura e con tutte le precauzioni può capitare di tagliarsi se non siete abituate a lavorarle sempre. Io le utilizzo ogni tanto, ma non sempre. Allora, io dicevo, io ho utilizzato gli Alcol Ink semplicemente sovrapponendoli e creando un gioco di colori. Gli Alcol Ink sono i colori ad alcol, proprio adatti anche per i metalli, ma se non li avete potete comunque utilizzare i colori marker. Io, vedete, l'ho utilizzato qui, o potete utilizzare altri colori che avete voi per i metalli, e poi il divertimento è sperimentare. Quindi vedete, io qui questa base verde l'ho colorata utilizzando questo marker, questo marker, e quindi l'ho colorata semplicemente. E su ci ho messo il pezzetto di patina, ci ho messo il pezzettino di lamina. Voi potreste utilizzare 2 marker di colori diversi e creare quindi comunque un contrasto di colori. Poi sta a voi e alla vostra fantasia i colori che volete utilizzare. Cos'altro volevo dirvi? Penso di avervi detto tutto. Ora vi mostro i materiali. Metterò il video velocizzato con una musica di sottofondo, ma capirete tranquillamente tutti i passaggi, anche perché si tratta sempre di tagliare le lamine, colorarle e incollarle, in questo caso, e realizzare i fori. E in questo caso qui ci ho messo del filo da wire. Vedete voi poi giustamente degli strass qui incollati. Voi potrete incollare dei cabochon, applicare qualcosa che avete, non lo so, della passamaneria, non lo so, potrete fare quello che volete. Altra cosa importante, la finitura. I metalli cambiano colore, si possono ossidare, quindi volendo potete tranquillamente trattare, passare una finitura per metalli di quelli che avete a casa, che utilizzate per altre tecniche. Ne sono spray, ce ne sono tantissime spray. Io vi metto una molto utilizzata, vi metto poi una immagine subito dopo questo tratto di video, perché ho visto un video su YouTube che la suggeriscono, altrimenti andate nei negozi per vernici e chiedete una vernice per metalli per evitare che si ossidano, oppure un negozio di belle arti, insomma. Sicuramente non avrete problemi. Poi potrete anche lasciarli così e cambieranno leggermente di colore. Se vi piacciono, se vi piace l'effetto un po' particolare anticato, allora va bene. Io poi alla fine ci ho messo queste pietre che avevo, molto particolari. Questi sono finiti, sono i miei, l'ho già indossati, sono veramente molto leggeri, carinissimi, da un tocco moderno. E niente, passiamo agli altri e vi servirà un righello per misurare la lunghezza delle lamine da tagliare. Il video è in collaborazione con la BB Craft.
che ha lasciato per voi che siete iscritti al mio canale un codice sconto. Il codice sconto è Gabriella5, quindi basterà inserire questo codice ed avrete uno sconto di $5 su un acquisto di 40. Se solo volete acquistare quello che vi sto mostrando, secondo me vi realizzate tanti di quegli orecchini e dei bijou particolari che veramente ringrazierete, anche perché questi elementi possono essere piegati, lavorati in modo diverso e potrete realizzarsi anche dei ciondoli, dei bracciali. Questo per esempio è un ciondolo targhetta, potrebbe essere anche un orecchino. Va bene, basta. Il codice prodotto quindi è Gabriella5. Così. Allora, passiamo subito al primo materiale. Il primo materiale è questo. Se vi siete persa l'unboxing in cui parlo dello specifico di questi materiali, ve la metto qui nelle schede e poi ve la metto anche giù nell'info box. Ok, quindi questo è il primo materiale ed è una bobina bella lunga, lunghissima, di questa lamina, quella sottile, che è questa, che io sono andata a colorare, a tagliare e a sovrapporre. Poi vi servirà anche quest'altro prodotto che invece è quella più spessa e che diciamo è l'elemento portante dei nostri orecchini. Vedete, è 1 centimetro ed è 1 millimetro di spessore. Questa è carina anche per realizzare, secondo me, bracciali e anelli. Poi ci proverò, Dopodiché vi servirà anche quest'altra, presa precedentemente, ce l'ho da un paio d'anni, e questa invece è, vedete, già è lavorata ed è di spessore 0,5 ed è in alluminio, quindi sono facilmente lavorabili. Quando tagliate e si vede il bordo qui esterno in alluminio, con i marker neri, marrone potrete comunque, o con altri colori per metalli, potrete comunque, una volta limati, andare a non far vedere più questa piccola parte. Quindi questi sono quelli che ci servono e di questi ce ne sono di tanti colori anche sul sito. Vi metto anche di questa un'immaginina. Ho utilizzato questi, che è sempre il kit, il codice prodotto, non so se ve l'ho mostrato, di questo, ok, e questi invece sono i perni. Quindi andate a vedere l'unboxing e cominciamo subito. Quale sarà la prima cosa da fare? Andiamo a prendere le forbici. Parte la parte musicale. Mi raccomando, se questo video vi è stato di aiuto, di ispirazione, mettetemi un bel like, commentate e se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale. Quindi qui cliccate sulla campanella per non perdere le notifiche. Vi lascio al tutorial. Ciao! No, dimenticavo. Vi serviranno dei piccoli strassini. Io questi li ho incollati sempre con la B6000. Se no potete utilizzare una colla per bijou, me ne ero dimenticata. Penso di aver detto tutto. Ciao! Come vedete, cominciamo con il primo. Prendo la lamina più spessa e vado a segnare con un marker più o meno la dimensione. Questo è all'incirca di 4 cm, l'altro che vedremo è leggermente più piccino, di 3. Con le pinze piatte vado leggermente ad appiattire. Dimenticavo, servirà anche un incudine e il martello, perdonatemi, sono vecchissimi. Prendiamo la punta arrotondata e andiamo a martellare il nostro pezzetto, perché andrà martellato. Come vedete è stato martellato, confronto e direi che ci troviamo. Limo leggermente la punta, i due lati estremi dove ho effettuato il taglio e dopodiché in modo molto semplice prendo dei marker, 3 colorazioni e le vado a mettere al di sopra del mio elemento, solo la faccia davanti. Userò 3 colori mixati e poi con una pezzolina, un pezzettino di carta le andrò leggermente a sfumare tra di loro. Non voglio che venga un colore definito completamente, quindi vedete che lo vado leggermente a sfumare. Confronto se ci troviamo più o meno con la tipologia di colori e vado ad inserire un po' l'uno e un po' l'altro. Questo poi ovviamente starà a voi scegliere i colori che desiderate. Dopodiché taglio un pezzetto di lamina, quella più sottile colorata con gli alcolink, e ne taglio un pezzettino da andare ad apporre al di sopra del mio elemento principale portante. Quindi prendo la colla Autolit, avvicino i due pezzi per vedere più o meno ad occhio dove andare ad incollare la mia patina.
scusate, dove andare a incollare il mio pezzettino di lamina colorato e lo vado ad apporre. Prendo poi una graffettina e aspetto che asciughi. Nel frattempo vado a tagliare l'altra lamina e faccio la stessa cosa. In questo caso saranno 3 centimetri, vedete? Vi mostro i due pezzi vicini, il primo orecchino è più lungo, il secondo è leggermente più piccino. Martello anche questo e mentre l'altro asciuga procedo quindi nel tagliare i pezzettini e completare questo orecchino. Vado a prendere la mia lamina a nastro, quella insomma marrone scuro, e ne vado a tagliare un pezzettino circa 1,7 cm, 1,8 cm, vi dico giusto un riferimento per fare più o meno la stessa grandezza di elemento. Vado poi a colorare il mio elemento con un marker di colore nero. Qui appiattisco un po' l'elemento principale e segno con un marker dove andare a forare. Quindi foro un lato, con la pinza vado a rimuovere l'eccesso e limo un pochino anche questo elemento, sia il retro che gli estremi. Dopodiché prendo l'altro pezzettino, quello più scuro, ed andrò a forare anche quello, sempre con la stessa pinza. Vado poi con l'attrezzino giusto a forare. Faccio la stessa identica cosa fatta per l'elemento principale. Dopodiché vado a prendere un pezzetto di lamina colorata sottile e, come abbiamo fatto prima per il primo orecchino, con la colla Azulit vado a incollare. Prendo anche un marker per far scurire leggermente il colore della mia pezzettino più scuro da 0,5 mm. Vado a colorare anche l'esterno per non far vedere il color alluminio. Adesso decido di assemblare, quindi prendo naturalmente il pezzettino di lamina colorato e lo vado ad incollare. Vedete che avvicino e confronto un po' le dimensioni perché il primo era un pochino troppo grande. Metto i due pezzettini vicino in modo da poter confrontare e posizionarli più o meno nella stessa maniera, in modo veramente molto semplice. Nel frattempo l'altro pezzo sta asciugando quindi vado e posiziono, e anche in questo caso metto la mia mollettina, pinzettina per andare a stringere. E adesso in modo molto semplice vado anche qui col marker a forare e poi a porre, vedete, con la colla lo strass. Prendo poi chiodini, anellini e perlina e vado semplicemente a fissarlo. Purtroppo si è perso qualche fotogramma, però in modo molto semplice vado ad appendere la mia perla. Vado poi a prendere sempre dalla scatolina della PB Craft il perno e con un anellino vado a congiungere tutte quante le parti in modo molto semplice, ed il primo orecchino è terminato. Vado poi a prendere il mio elemento, il secondo orecchino, e prendo un filo da wire di quello sottilissimo sottilissimo da 0,03 mm e vado ad effettuare degli avvolgimenti attorno alla mia lamina, in questo modo veramente molto semplice. Dopodiché vedrete che sul retro, le accosto un pochino, sul retro andrò ad effettuare, farò ovviamente dei tagli e poi ci andrò a mettere una finitura per evitare che possano pungere o dar fastidio. Quindi schiaccio con la pinza e poi dopo andrò a mettere una finitura. Io utilizzo uno smalto che utilizzo anche per la resina, quindi voi potete fare lo stesso, potete mettere un puntino di collo oppure fissare tutto alla fine quando andrete a verniciare. Questo è quello che ho utilizzato io, solo un puntino sul retro perché in questo modo non dà fastidio. Dopodiché anche in questo caso chiodino e poi anellino, ed andrò a fissare il tutto in modo semplice e veloce. Farò un nodino ad orefice e farò qualche avvolgimento in più proprio per decorare. Taglio il filo in eccesso, naturalmente stringo un pochino
e diciamo che anche il secondo orecchino è terminato. Vado a mettere anche qui lo strass con un po' di colla, anellino, e questa volta andrò a mettere il perno, quello di colore scuro, nero, brunito, giusto per uniformarmi un po' con gli altri colori dell'orecchino. Ed anche quest'altro orecchino è terminato. Questo è uno, questo è l'altro e questo è l'ultimo. Direi che io mi sono divertita, spero vi divertiate anche voi nel realizzarli. Mi raccomando, se vi va, passate la finitura spray che vi ho detto, mettete casomai, proteggete le pietre oppure le mettete dopo e proteggete con un pezzettino, un batuffolo di cotone, una garzina, gli strass, altrimenti potrebbero opacizzarsi. Altrimenti passate una finitura a pennello. I miei preferiti sono questi perché mi piace tantissimo la lamina colorata con gli alcol Inco. Se volete poi facciamo un video e vi mostro come colorarla, ma è veramente molto semplice, fatemi sapere. Ciao! Allora amiche, siamo giunte alla fine del video. Vi sarete sicuramente sporcate un po' le mani se andate a realizzare questi orecchini, però vi danno veramente tanta soddisfazione perché secondo me sono carinissimi e ci permettono di giocare con tante forme e tanti colori. Io mi sono fatta un sacco di disegnini, guardate, e chissà che non ne faccia una vera collezione. Ovviamente voglio sperimentare anche con altre forme. Scusate, voglio sperimentare anche con altre forme, ma queste per voi, utilizzando queste due lamine, tre lamine, in realtà una lamina e due nastri, sono secondo me quelle più facili da realizzare. Vedete, qui ho delle lamine, quindi ciò non toglie che prossimamente vedrete degli altri video in cui mi divertirò, perché questi video, questi orecchini, questa tipologia di bijou mi divertono tantissimo perché ci fanno veramente sperimentare un po' di fili di wire, un po' di colori e cose varie e ci si diverte comunque. Vi ricordo ancora il codice sconto della BB Craft che è Gabriella 5 per uno sconto di $5 su un acquisto minimo di 40. E niente ragazze, pensavo di non farcela, mi spiace se qualche pezzo del video non si è visto bene, ma saltava continuamente il video per poca memoria, spazio, oggi andava tutto storto, però penso che alla fine il tutorial sia comprensibile. Vi abbraccio e come sempre auguro a tutte buona creatività.